Perché l'uomo non può sopportare una vita senza senso. Generalmente, quando qualcuno parla di se stesso, senti sempre dire: non riesco ad incontrare la felicità, le persone sono cambiate. Dalai Lama risponde a tutti: la felicità non è qualcosa di già pronto, viene dalle tue azioni. Carl Jung dice che non importa quanto tu sia isolato o quanto ti senta solo. Se fai il tuo lavoro con sincerità e consapevolezza, amici sconosciuti verranno a cercarti. Non importa quanti amici tu abbia, potresti sempre averne bisogno di uno in più. Tutti abbiamo un lato oscuro, ma la maggior parte delle persone non lo sa. Questa è una delle rivelazioni più importanti che Jung ha fatto nella sua carriera di psicoanalista. Un saluto sincero a tutti voi che siete qui, che seguite questo canale, e per questo un ringraziamento con il cuore. Avevo fatto una promessa riguardante il video su autosabotaggio, di creare uno con esempi reali e tecniche per poter combattere. Oggi spero di soddisfare a tutte quelle persone che mi hanno scritto e non solo, ma soprattutto per tutti quelli che magari guarderanno questo video e che, riconoscendosi in uno degli esempi portati oggi, potrà trovare la forza di passare dall'altra parte, quella di lottatori e, perché no, vincitori. Quindi mettetevi comodi, se ancora non lo avete fatto, iscrivetevi al canale e non perdetevi ciò che potrebbe servirvi, chissà, già da domani. Seguitemi. Nei nostri video precedenti abbiamo esplorato vari aspetti della psiche e dell'io, secondo gli insegnamenti di Jung, e abbiamo anche visto come questi concetti possono portare a un significativo miglioramento della nostra persona e, di conseguenza, della nostra vita. Uno degli insegnamenti più importanti di Jung riguarda proprio l'io e la psiche, e a tutti quelli che hanno piacere di leggere consiglio uno dei suoi grandi libri pubblicati: Le relazioni tra l'io e l'inconscio. Abbiamo visto anche che la psiche è ciò che alcune persone considererebbero la nostra anima e mente, e include anche la nostra coscienza e il nostro inconscio. L'io è la psiche nel suo pieno potenziale, la totalità di chi sei e di chi potresti diventare. La nostra coscienza contiene tutto ciò di cui siamo consapevoli, mentre l'inconscio contiene tutto ciò di cui non siamo consapevoli. Jung divenne immensamente famoso per la sua teoria sul processo di individuazione, un piano quasi passo dopo passo che cerca di realizzare il potenziale della tua psiche, cercando di rendere conscio l'inconscio. La parte più importante dell'inconscio su cui concentrarsi, secondo Jung, è ciò che egli chiamava l'ombra o il lato oscuro. L'ombra contiene tutti gli aspetti di te stesso che preferiresti non avere e neghi, i tuoi difetti e il lato più oscuro, ciò che cerchi di fingere che non esiste, come per esempio potrebbe contenere la rabbia esplosiva, la gelosia, l'invidia, l'avidità, l'orgoglio, la pigrizia, la vanità, tra gli altri. In generale, tendiamo a essere completamente inconsapevoli della nostra ombra, che risiede nel nostro inconscio. Tuttavia, la soppressione dell'inconscio è esattamente ciò che sostiene l'infelicità, la mancanza di autenticità e la miseria. Anche se potresti pensare che la tua ombra potrebbe essere vista più come il tuo nemico che come il tuo amico, in questo video ti spiegheremo perché questo non è vero e perché dovresti considerare il tuo lato oscuro come il tuo amico numero uno. Il tuo lato oscuro può rivelare il tuo vero sé. Carl Jung dice che nessun albero nobile e ben sviluppato ha mai rinnegato le sue radici oscure, perché cresce non solo verso l'alto, ma anche verso il basso. Una parte definitoria della tua ombra è il fatto che non la conosci. Ecco perché si chiama ombra. Tutto ciò che sai di te stesso è alla luce, mentre tutto il resto è dietro di essa, nelle ombre. Per fare amicizia con il tuo lato oscuro è fondamentale illuminare la tua ombra e cercare di conoscerti veramente. Rimanere ignoranti del tuo inconscio e in particolare dell'ombra è molto pericoloso.
In teoria, quando reprimi i tuoi difetti, mostri solo i lati positivi, ma in realtà non puoi mai eliminare i difetti. Qualsiasi cosa tu opprimi è destinata a riemergere in momenti inaspettati e in maniera incontrollabile. Vi siete mai chiesti perché? E questo lo fa chiunque nell'impatto anche solo visivo con un'altra persona. Giudichiamo, guardiamo con occhio critico, diamo subito una qualifica, un luogo ben specifico, che spesso non è uguale a quello in cui ci troviamo noi, ovviamente. Perché lo facciamo? È conscio. E l'inconscio? Scrivetelo nei commenti, però con tutta la sincerità possibile nei vostri confronti. Così capirete subito che, se non è il vostro conscio, accettate l'esistenza della vostra ombra. È possibile scoprire che dentro di noi esiste qualche traccia di invidia, di rabbia, di avidità, di insoddisfazione personale e implicitamente la presenza dell'autosabotaggio? Non definirebbe forse un'ombra che in effetti non sta tanto bene nelle sue vesti, ma che, per varie ragioni sicuramente inflitte da una giovane età, viene di nuovo respinta, in quanto considerata non in linea con i propri principi. Risultato: le persone che continuano a negare certe parti di se stesse devono rimanere nella propria bolla per evitare di imbattersi loro. I difetti avranno sempre controllo su di noi, ciò che Dr. Jung sottolinea con questa bellissima frase. Fino a quando non renderai conscio l'inconscio, esso dirigerà la tua vita e tu lo chiamerai destino. Ma come possiamo iniziare per essere ancora più precisi nel scoprire la nostra ombra? Con domande semplici. Perché ho fatto ciò che ho fatto oggi? Cosa mi ha motivato? Di cosa avevo paura oggi? Il comportamento che ho mostrato oggi era giusto? Sicuramente, in un alcun momento della vita ti sei sentito non realizzato, però ascolta le parole di Jung che dice: i tuoi visioni diventeranno chiare solo quando potrai guardare nel tuo cuore. Chi guarda fuori sogna, chi guarda dentro si sveglia. Quindi, armati di tutta la sincerità nei nostri confronti, guardiamo dentro il cuore per vedere in quali di questi esempi ci rispecchiamo, per poter cercare di capire come smettere di autosabotarci. Come primo esempio, immagina che hai un'importante presentazione di lavoro da preparare, ma continui a rimandare fino all'ultimo minuto. Forse è passato tanto tempo che non metti un impegno così grande e chissà la dimensione spaventa, oppure ti distrai facilmente con attività non urgenti come controllare i social media o riordinare la casa, magari una chiamata non urgente o qualsiasi altra cosa. È chiaro che ti trovi in un esempio tipico di procrastinazione, però andiamo a vedere i passi per poter cambiare. La prima cosa che devi fare per diminuire anche mentalmente la dimensione del compito, che a volte può incidere, è impostare obiettivi piccoli e gestibili, dividendo il tuo da fare in parti più piccole. Dedica la prima ora a raccogliere informazioni, la seconda a creare un sommario e così via. La seconda cosa è la gestione del tempo. In questo caso una tecnica da provare sarebbe quella del pomodoro, che prevede di lavorare per 25 minuti e poi fare una pausa di 5 minuti può essere molto efficace. Questa tecnica aiuta a mantenere alta la concentrazione e a prevenire l'affaticamento mentale, essendo consigliato dopo 4 pomodori di fare una pausa anche fino a 30 minuti, migliorando considerevolmente la gestione del tempo e aumentando la produttività. Il terzo, fondamentale in questi casi di procrastinazione, eliminare le distrazioni, creando un ambiente di lavoro con solo il necessario per ottimizzare i tempi e poter concentrarsi al meglio sopra il compito. Qui voglio sottolineare una cosa importantissima, sia nell'esempio appena visto, sia in quelli che seguono, ma generalmente in tutto quello che voi dovete fare nella e per la vostra vita, ponete sempre una scadenza, un tempo limite. È vero, a volte può creare un po' di panico e spaventare, anche però pensate sempre positivo. Vuol dire che finora, chissà, vi è mancata proprio questa chiave.
organizzazione, e quindi è già un primo passo nel scoprire una delle cause che a volte vi ha danneggiato in certe situazioni. Scrivete sempre la data della scadenza su un foglio di carta, che deve rimanere sempre in vista, e potete avere la bellissima sorpresa nel scoprire come il nostro conscio a contatto visivo continuo con questo decreto, la data, accoglierà l'inconscio, la nostra ombra che ci porta a distrarci, e insieme otterranno uno straordinario risultato. Voglio aiutarvi ancora di più. Prendete l'esempio dello Stato. Parleremo solo del modo usato per obbligarci, per tenerci sotto controllo, i decreti e le scadenze. Credo che sarete d'accordo con me che questo sistema funziona. Bene, nonostante questo tema susciterà giustamente molta rabbia in questo momento in tante persone, passiamo sopra e guardiamo il lato positivo, scrivendo la data di scadenza del nostro compito e vederla costantemente, laddove. L'inconscio ti può suggerire a volte che qualche giorno si può slittare solo perché non è un organo legale che ha decretato, ma tu stesso. Il conscio dominerà piano piano, rendendo il tutto una sfida. Ed è proprio così. Se si fanno salti mortali, notti d'insonnia e altro per poter pagare tutto entro la scadenza, perché non è possibile fare anche per se stesso, terminare il compito nel tempo stabilito? Scrivetemi nei commenti se avete provato, anche a distanza di giorni, dopo che avete monitorato l'effetto sopra voi stessi di questa pratica. Sarò sempre in ottima disposizione per ascoltarti e risponderti. Non dimenticare mai queste bellissime citazioni di Dr. Jung. Ogni forma di dipendenza è cattiva, non importa se è il narcotico e l'alcol, la morfina o l'idealismo. È chiaro che qui puoi aggiungere tutto quell'altro di cui sei dipendente, cercare la causa e eliminarla perché la forza sta solo in te stesso e che anche il grande Lev Tolstoi sottolinea così. Il segreto della felicità non è di fare sempre ciò che si vuole, ma di volere sempre ciò che si fa. Come secondo esempio, immagina che sei venuto a conoscenza che nella tua azienda c'è la possibilità di candidarti per un posto di rilievo. Non fai altro che pensare di non essere in grado, paralizzato dalla paura di fallire. Quindi è chiaro che siamo nel caso di un esempio di paura del fallimento. La prima cosa da fare, fondamentale, è identificarla e scriverla. Questa tecnica va applicata in tutti i casi di paure. Ricordate che una paura scritta, nel vederla, diminuisce molto l'effetto sopra la persona, è come una piccola condivisione. Secondo, e non meno importante, è cercare di ricordare e ripetere a te stesso le volte in cui hai avuto successo, sforzo che sicuramente contribuirà a rafforzare la fiducia in te stesso. La terza, legato alla positività di cui abbiamo parlato nel video antecedente a questo, cerca di vederti già nel momento seguente ad aver superato la sfida con successo. Questa immagine di te ridurrà molto l'ansia, aumenta la fiducia nelle proprie capacità, dimostrandosi un'arma potente nel combattere l'autosabotaggio. Il terzo esempio è la situazione in cui si continua a rimandare decisioni importanti, ciò che spesso si trasforma in una situazione di stallo, in cui si spera che la situazione si risolva da sola. Come abbiamo detto, senza il nostro impegno, nulla diventa veritiero. Se non ci sentiamo sicuri, anziché fare passare il tempo inutilmente, la prima cosa per aiutarci è un'analisi scritta di pro e contro. Ciò aiuterà notevolmente a vedere le implicazioni delle nostre scelte, per aiutarci ancora di più nel poter prendere questo tipo di decisioni e fare sempre ricerche, ottenendo così il necessario di informazioni di cui hai bisogno. Sappiamo tutti che il tempo non è proprio il nostro amico numero uno, quindi farlo passare inutilmente per una nostra mancanza, a volte ci può costare abbastanza caro. Per questo è necessario impostare una scadenza, facendo sì che la nostra indecisione si riduce in maniera considerevole.
Un quarto esempio da non sottovalutare, soprattutto oggigiorno, è autosabotaggio finanziario. Quando abbiamo un obiettivo importante da raggiungere, si sa che l'impulsività, presente nella nostra ombra, può dimostrarsi nemica numero uno. Oggigiorno siamo circondati dalle tentazioni, un mondo che solo vende, che solo ha bisogno di incassare denaro e nonostante in realtà abbiamo più del necessario, si può cadere facilmente in questa trappola. La cosa più importante in questo caso è creare un budget mensile e monitorare le spese. Così facendo possiamo assicurare la realizzazione di nostri obiettivi più importanti. Però ciò che è fondamentale per poterlo fare è determinare esattamente cos'è che ti spinge a creare queste spese superflui, stress, noia, rabbia, invidia, eccetera, perché solo così si potranno trovare alternative per poter combattere. Qui voglio sottolineare di quanto può essere dannoso diventare dipendenti dai social media. E attenzione, non dico di non usarle, ma bensì guardare senza essere influenzati. Bisogna capire molto bene che in questi luoghi ognuno che voi vedete o ascoltate guarda solo il suo interesse, e questo a cominciare con la semplice scatola di ciò chiamato televisore. Il quinto esempio è evitare i confronti. Moltissime persone, e qui possono entrare quelli che si sottovalutano, quelli che hanno paura di essere respinti dalla società, quelli che dicono sì, anche quando va contro di ciò che pensano, dei propri interessi, pur di evitare discussioni difficili e conflitti. Affrontando queste situazioni non è detto che devono sempre creare conflitti, anche nei casi quando sembrerebbe. In tutti i casi non si deve abbandonare l'esprimere i propri sentimenti e bisogni. Importante è che si fa in maniera assertiva, esprimersi in maniera chiara e rispettosa. Pianificare esattamente ciò che si vuole dire per poter mantenere la calma durante la conversazione, però, la cosa più importante è affrontare i problemi subito, non lasciandoli accumulare. In questi casi diventa tutto più difficile da gestire. Il sesto esempio è vittimizzarsi. Personalmente credo che il numero di persone, in questo caso, sia sempre in aumento. La maggior parte tende a vedersi come vittima delle circostanze, con la convinzione che non si può fare nulla permettendo un inevitabile e lento logoramento mentale e fisico. Identificare nuove aree è fondamentale e come vedete siamo sempre alla ricerca di scoprire noi stessi. Non esistono vittime, ma bensì la nostra accettazione o negazione, indifferenza o superficialità davanti a ciò che ci ha offerto la vita in un determinato momento. È ovvio che, non affrontando quando necessario, ci si arriva ad autoconvincersi che in effetti non siamo stati noi ma le circostanze. Quindi è fondamentale scoprire il buono che sta sicuramente latente nella vostra ombra e incoraggiandolo con pensieri positivi e proattivi, tutto può cambiare. Il settimo esempio è sottovalutare le proprie capacità. In questo caso tante persone evitano di assumere nuove responsabilità, di cercare promozioni per il semplice motivo che non si sentono all'altezza, partendo dall'idea che la vita stessa è una responsabilità e una promozione per ogni giorno che passa e lo affronti. È meglio farsi questa semplice domanda: come faccio a sapere che non sono in grado se nemmeno ho affrontato? E anche se dovesse andare male, ciò non vuol dire che non siete in grado, ma che probabilmente non era il vostro campo. Di conseguenza si prende atto e si scopre altro dentro di se stesso. È sempre un vantaggio in quanto può diventare uno strumento utile nella ricerca di se stesso, la vera persona, lottando per i veri propri sogni. Pensate anche al fatto che a volte potete vincere una promozione solo per una questione teorica, perché vi siete preparati, ma sfortunatamente avrà lo stesso effetto in quanto non era il vostro sogno, ciò che realmente vi avrebbe piaciuto fare nella pratica. Però, se siete nel lavoro che più desiderate fare, i pensieri negativi vanno sostituiti con la positività. Come?
aiutandovi con una semplice traccia di successi avuti fino al rispettivo momento, tutte le lode ricevute ad ogni piccola ascesa. Questo aiuterà a ricostruire la fiducia in se stesso a piccoli passi. Allo stesso modo, si potrebbe parlare dell'eccesso di comfort, dove tante persone restano avvolte per tutta la vita nello stesso posto abitativo, negli stessi posti di lavoro solo per la paura di dover affrontare nuove esperienze. Mettete sempre dall'altra parte della bilancia il fatto che favoreggiare una monotona routine quotidiana può incidere pericolosamente sulla nostra salute mentale. Possiamo parlare di persone che si autocompiacciono. Quelli che avuto un momento di successo non vanno più a migliorare successivamente. Qui sarebbe da sottolineare il fatto che è vero che la vita è lunga, però è sempre costruita da momenti e come tutti sappiamo i momenti passano e vanno anche dimenticati. Quindi accettate i cambiamenti e a piccoli passi anche continuate sempre a motivare la vostra competitività. Persone eccessivamente critiche con se stessi, quindi per affrontare devi sempre trattarti con compassione e gentilezza, perché questo non si pratica solo con gli altri, ma anche con noi stessi e qui vi invito a guardare il video antecedente sopra il tema della positività, che può aiutare ancora meglio a capire soprattutto le conseguenze. I pensieri negativi del tipo «ho fatto un pessimo lavoro», sostituiscilo con uno positivo come «ho fatto tutto ciò di cui sono capace finora, però si può migliorare», l'errore ti può motivare ancora di più per la prossima volta. Persone con relazioni tossiche, un tema molto ardente il giorno di oggi. Frequentare persone che sminuiscono la tua persona e i tuoi obiettivi è controproducente. Puoi fare una lista con le persone che hai intorno, pur essendo familiare o esterne, valuta chi ti supporta realmente e chi ti ostacola, così potrai sempre dire di no e mettere limiti con tutte le persone che non favoreggiano il tuo cammino. Qui teniamo sempre presente le famose parole di Jung. L'incontro di due personalità è come il contatto di due sostanze chimiche. Se c'è una reazione, entrambe si trasformano. Se la reazione non c'è, non state insieme alle persone, chiunque siano, al finale non risulterà niente di buono. Ovviamente, gli esempi possono essere ancora molti di più, come può essere che fino qui ancora non ti sei identificato in nessuno di loro. Però, non sentirti liberato perché non è così. Mai dimenticare che non esiste la perfezione e allo stesso tempo siamo esseri di una complessità impressionante, come è altrettanto vero che mai si scoprirà al 100%. Perché ti dico questo? Perché la tua ombra potrebbe essere composta da avidità, rabbia, infantilismo e pigrizia. Non è un amico ideale, certo, però al scoprirlo andiamo a vedere la positività di questi tratti. Un amico avido potrebbe ispirarti a non accontentarti quando potresti ottenere di più. Forse, per evitare di essere avido, sei stato troppo generoso, negandoti lussi o convincendoti che non meriti ciò che la tua ombra desidera. Tuttavia, essere l'opposto di avido può essere controproducente in molti modi. L'avidità è ovviamente un tratto negativo e la generosità è molto apprezzata, ma coloro che non trovano un equilibrio tra i due non si fanno un favore. Se desideri ottenere un aumento di stipendio, spesso devi chiederlo, di conseguenza uguale. Ci si comporta con un amico, devi comunicarglielo e dirgli che desideri una determinata cosa per te. Se vuoi concederti un lusso di tanto in tanto, dovresti essere in grado di farlo. Invece di ignorare la tua avidità, considerala come un amico che ti dice che te lo meriti. Inoltre, potrebbe non piacerti arrabbiarti con qualcuno che è sempre arrabbiato, è vero. Poi, ci sono quelle persone che vogliono essere viste sempre come tranquille o gentili, reprimendo costantemente la loro rabbia nella loro ombra senza mai guardarla. Reprimendo la rabbia, però, la lasciano aggravarsi, il che può portare a improvvisi scoppi o addirittura a seri problemi di salute mentale. Tuttavia, la rabbia può essere incredibilmente utile.
Quando il tuo amico, in altre parole te stesso, è arrabbiato, chiediti perché. La rabbia è spesso alla base dell'assertività e della giustizia, quindi ciò che provi non è sbagliato, al contrario, appropriato e può servirti come motivazione per difenderti. Come per l'avidità, invece di reprimere la tua rabbia, ascolta la tua ombra come se fosse un amico che ti dice «Ehi, dovresti arrabbiarti per questo», e poi decidi se sei d'accordo o meno. Vivere autenticamente appare diverso per ciascuno ed è proprio questo che lo rende autentico. Vivere secondo l'ombra significa liberarsi dalla norma e abbracciare le tue idee e piani. Parla di tuoi piani di vita con la tua ombra, chiedi alla tua ombra consigli e proposte e scopri chi sei veramente. Facendo amicizia con la tua ombra puoi abbracciare il tuo vero io, senza mai dimenticare che il tuo lato oscuro può combattere contro di te. Nella penultima citazione di Jung per questo video, egli dice «Attenzione alla saggezza immeritata». Spero questo video potrà aiutarvi sempre di più a capire e in seguito a iniziare questo percorso. Avrà fine? Personalmente non lo credo, e non solo per la misteriosità del complesso umano, ma anche per la continua trasformazione del mondo, innumerevoli fattori esterni a cui siamo sottoposti costantemente e ai quali dobbiamo affrontare. Quindi implicitamente noi cambiamo in ogni momento, perché non è vero che le persone non cambiano, anche se a volte solo nel male, però cambiano. Credo che la seguente domanda sorgerà spontaneamente in ognuno di voi. Ma se non c'è un finale, perché bisogna fare questo percorso? Bene, la risposta è semplice: per poter vivere meglio. Conoscersi, accettarsi e con il vero valore di ognuno sarebbe un contributo enorme prima per noi stessi e secondo per la società. Una società di persone forti e coscienti della grande ricchezza che hanno ancora da apportare, per poter uscire un domani da questa colonia della paura, e chiunque sia in grado di dire «Non sono quello che mi è successo, sono quello che ho scelto di diventare». Sempre Dr. Jung. Io, a questa domanda, ho risposto così, e se ancora non siete convinti del perché, questa volta voglio fare anche io una domanda, e se avete piacere, rispondetemi nei commenti. Siete pienamente felici? E non mi riferisco esattamente alla felicità coniugale. Un grande abbraccio e alla prossima!